Ciao ragazzi, bentornati sul mio Questo Metodo Vlog TV. Oggi siamo arrivati alla quarta puntata dove vedremo come fare la basetta desertica, quindi molto arida, molto semplice tra le altre, quindi praticamente sono 2 o 3 passaggi e avremo già finito, quindi pillola veloce di tutorial che però ci fa vedere una basetta che comunque è di forte impatto. Subito dopo la sigla. Allora, nella puntata di oggi guardiamo le basette più desertiche con un terreno più arido, ma non come l'altra volta bruciato. Quindi andiamo praticamente a utilizzare un colore come la Grellan Badland, che è quello di cui parlavo e di cui vi parlavo insomma nella scorsa puntata. Non vi faccio vedere più il discorso della tecnica della sabbia che abbiamo già visto nella precedente puntata, perché potete applicarlo a tutto. Voi fate la base con la sabbia e poi la colorate facendo i vari passaggi. Ovviamente nei passaggi vi ricordo di scegliere sempre almeno 3 colori per renderla abbastanza sfumata e credibile, e quindi da un colore più scuro a un intermedio e a uno più chiaro per le luci. Qui invece le Badland sono una sorta di appunto terreno desertico e il colore semplicemente del Technical è chiaro, in modo tale che già avete una base chiara. Voi cosa fate? Semplicemente andate a stendere il colore della Games Workshop, in questo caso Technical. Potete trovare le stesse cose anche per esempio fatte da Green Stuff, che fa delle alternative molto interessanti. In questo modo vedete, voi avete in un attimo già generato le prime texture della sabbia che andremo a trattare dopo, e abbiamo già praticamente un terreno pronto per essere sfumato e lumeggiato. In questo caso vedremo un pochino le ombre e le luci, perché come colore base ne abbiamo uno già molto chiaro, quindi il primo colore non è totalmente scuro, giusto? Quindi andiamo semplicemente a lasciarlo asciugare e vediamo il secondo step. A tra poco. Allora, se guardate anche molto da vicino, quindi con la macro che dovrebbe attivarsi, eccola qui, vedete che si è scrostato addirittura un pezzo. Nel frattempo gli altri pezzi si sono asciugati e hanno fatto anche addirittura una sorta di craquelé quasi, che in questo caso non è voluto dall'effetto del colore, ma è dovuto dal fatto che è molto arido il colore che ho tenuto io apposta, cioè non ho aggiunto acqua, l'ho lasciato asciugare in modo tale che mi faccia questo effetto. Se non lo volete e volete tornare all'idea del fango o del terreno molto sabbioso marrone scuro piuttosto che di questo colore qui, basta aggiungere un po' di acqua e una sfera per mescolare all'interno dei Technical e avete questo effetto qua. Vale per tutti i Technical, compreso quello della neve, ok? Allora, in questo caso invece che cosa facciamo? Andiamo a prenderci un bel scusatemi, un bel pennello sempre di dry brush. In questo caso riutilizzo di nuovo l'STC Dry S, ok? Potrebbe essere anche magari qualcosa di un po' più grossetto, vediamo un pochino, sì, un dry L, si potrebbe usare un dry L, e gli diamo una connotazione completamente chiara, visto che dobbiamo fare la sabbia, scusate, con i pigmenti che abbiamo visto nella prima puntata, quando abbiamo fatto la prima basetta. Allora, cosa succede? Facciamo attenzione, come sempre, per il discorso che se perdiamo pigmento in giro poi a lavarlo diventa un disastro, specie i bambini più piccoli. Non fate questo scherzo alla mamma, perché non ve lo perdonerà mai. A parte questo, andate a prendere il pigmento puro sul pennello e iniziate a spolverare
la basetta che ha una sua base già del colore texturizzato, andrà a prendere questo colore sabbia, vedete che addirittura, siccome è completamente puro, va a ovviamente depositarsi come se fosse proprio polvere, quindi lo vedete anche volare. Potete esagerare un pochino sui punti un po' più alti in modo tale che sembri proprio polveroso, ok? Poi qui ci inventiamo qualcosa, per esempio nelle parti che restano molto piatte come questa conviene levare un pochino di pigmento, lasciarle abbastanza piatte con la plastica, perché ci mettete un ciuffo di qualcosa e effettivamente è comodo, perché la parte piatta della plastica lascia attaccare il tuft più facilmente, quindi il ciuffetto, no? E quindi possiamo utilizzare quello. Io direi che già così questa basetta è più o meno pronta. Diamo un colpo di soffio e resta così. Allora, ci sono due modi per fissare i pigmenti. Allora, o lo lasciate così e gli date un colpo di spray con il matte varnish, cosa che vi consiglio praticamente alla fine di tutti quanti i vostri lavori, miniature comprese ovviamente. Non esagerate mai, state proprio a 30 cm a nebulizzazione proprio, però fate conto, ve lo faccio vedere, che il prodotto perfetto per chiudere una miniatura è questo qui, eccolo qua, è il Monitorum Varnish. Model Varnish ha un odore molto forte che tra le altre a me piace un sacco, perché fino a quando ero più piccolo lo usavo e mi dava l'idea proprio del momento in cui la miniatura viene chiusa a tutti gli effetti e profuma di questo forte odore di vernice, no? E quindi fate attenzione, non fatelo al chiuso, state alla finestra o sul balcone, nebulizzate veramente da una distanza di questo tipo, cioè state lontani e spruzzate poco, a stantuffo col dito, come vi dico sempre nei tutorial anche quando mettete il primer, ma questa volta veramente tanto, perché altrimenti lascia troppo deposito. È ottimo per chiudere le basette come questa, perché blocca, anzi ve lo faccio vedere, così vedete il metodo e il risultato. E ovviamente sembrerà un po' bagnato all'inizio e dopodiché si asciuga, ok? Quindi voi cosa fate? Prendete a questa distanza e non di più, basta. Adesso lui andrà ad asciugarsi, una volta asciutto tornerà a essere completamente simil sabbia, ok? Quindi poi quando ve lo faccio vedere sul finale vedrete che è di nuovo tornato a essere pigmentoso e polveroso. Ci possono essere anche altri effetti da utilizzare in questo caso. Per esempio la K fa una serie di technical che però sono enamel, quindi lì gli enamel sono dei colori che vanno diluiti con un particolare praticamente alcol, si chiama White Spirit, che è spirito bianco, che è proprio alcol praticamente al 100%, e vi permette di pulire i pennelli. Altrimenti non usate gli enamel, perché rovinate il pennello, perché non si lava con l'acqua. Quindi quello che posso consigliarvi io è di andare sempre a utilizzare tutti i colori technical che ci sono tanto in commercio, o della Games Workshop o della Green Stuff, completamente acrici, perché è più facile gestirli. Altrimenti avete cose di questo genere che possono essere i pigment fixer, che servono proprio a fissare il colore, un pochino come fa lo spray, solo che lo fate a mano con praticamente il liquido, ed è molto utile anche in questo caso per fissare il pigmento. In questo caso particolare mi viene da dirvi che potreste utilizzarlo anche quasi come diluente, e quindi il pigmento diventa praticamente un colore. Voi lo andate a mettere dove volete, tipo in uno Space Marine, che può essere questo. Il pigmento lo andate a mettere all'interno dei recessi e dopodiché torna a essere polveroso, ma fissato dal pigment fixer. Tra le altre poi sapete che in uno dei tutorial finalmente arriverà anche il tutorial degli Space Marine, non vi preoccupate. E vedete che nel frattempo che chiacchiero sta già tornando a essere chiaro, e ovviamente praticamente possiamo andare a finire. Allora, per finire questo ho intenzione di fare qualcosa di diverso dal solito, mettendo dei tuft particolari. Bisogna stare attenti perché deve essere anche un po' coerente, no? Quindi questo l'abbiamo già messo. Forse in questo caso andiamo bene con qualcosa di questo genere, che è un tuft molto chiaro e
ha delle striature nere all'interno, voi lo prendete sempre con la basetta, potete anche farlo con le dita, che poi ho detto basetta ma in realtà è pinzetta, e questo dovrebbe avere il suo adesivo sul fondo, che vedete in questo caso mi permette di non utilizzare la colla, perché ha già un suo adesivo, no? E siccome sono andato sul piatto della basetta che si era staccato per colpa della vernice che si era levata, ho risolto due problemi in uno praticamente facendo questa cosa qua, e ho praticamente un ciuffo che mi esce un pochino dalla basetta e mi muove un pochino la basetta. Sul davanti, se volete, potete fare qualcos'altro, ma diciamo che già così, se mettete un personaggio appoggiato sopra, diciamo che già avete una basetta movimentata che vi dà un effetto deserto abbastanza evidente. Io, ragazzi, vi rimando al recap, così andiamo a vedere anche questa, e non metterei tanto altro perché sinceramente vorrei che rimanesse una basetta molto sabbiosa, appunto, altrimenti potremmo mettere delle wash ma andremo a scurire, e quindi dovremo ripartire da capo con il discorso delle sfumature verso il chiaro, quindi dry brush e di nuovo pigmenti, quindi tanto vale lasciarla abbastanza flat in modo tale che assomigli proprio al deserto. Ci vediamo fra un attimo, ragazzi, per il recap, ok? A tra poco. Oggi puntata dedicata al deserto. Cosa abbiamo imparato in questa puntata molto veloce, perché veramente i passaggi sono due praticamente. Abbiamo dato una base, diciamo, alla basetta direttamente con il nostro Agrellan che abbiamo trovato nella Citadel. Praticamente è un colore molto chiaro, già pigmentato, appunto beggiolino chiaro, con dentro la sabbia, quindi indurisce, fa tutto lui da solo, e sopra, quando era asciutto, abbiamo dato un pigmento ancora più chiaro per dargli una spolverata. Abbiamo spruzzato infine il matte varnish, che permette di fissare il pigmento. All'interno del video vi ho spiegato anche molti altri metodi per poter fissare il pigmento, si può lasciare anche ovviamente naturale, resta, non vi preoccupate. E poi abbiamo aggiunto un pezzettino di tuft, che sarebbe il ciuffetto, appunto, molto desertico, quindi senza ciuffi verdi o cose del genere, in un punto che c'era rimasto nero. Ne è rimasto un altro piccolino che vedete meglio ora con lo zoom sul filmato, ma insomma sapete che se volete incollarci sopra qualcosa è il punto migliore, perché i punti piatti sono quelli dove si attacca facilmente l'adesivo. Infatti vedete che lo pettino ma non parte via, quindi non ho neanche dovuto mettere la colla del tuft, perché sotto ovviamente c'è un biadesivo che permette appunto di stare attaccato. Io vi ringrazio tantissimo, vi lascio al filmatino di 20 secondi della basetta, dopodiché vi chiedo di iscrivervi come sempre, cliccare sulla campanella per le notifiche, e ci vediamo domani per la prossima puntata e la prossima basetta. Ciao!